dritto al sodo di una novità che ha un sapore nostalgico ma in chiave moderna. Ebbene, è stato annunciato ormai da diversi mesi, anche se un po' in sordina, questo nuovo titolo della saga di Heroes of Might and Magic, con chiarissimi riferimenti al terzo capitolo della saga, ormai antichissimo. Rimanete con me per snocciolare al volo questa novità, la quale è stata una grande sorpresa dopo la remastered di Heroes 3 fatta da Ubisoft. Sono stato invasato dall'hype appena ho iniziato ad inoltrarmi un pochino nelle notizie che proprio gli sviluppatori di Iratus Lord of the Dead Unfrozen Studios stavano rilasciando sul gioco. Questi piccoli sviluppatori infatti pare abbiano ricevuto da Ubisoft il benestare per proseguire con il successore di Heroes 3 Remastered, che non era stato recepito in modo brillante, contrariamente invece a Olden Era. Questo titolo pare infatti non solo un mero successore numerico all'interno della saga, ma soprattutto un successore spirituale di Heroes 3, e questo è lampante quando si vanno ad analizzare già i pochi elementi di gameplay e si può notare una cura certosina ai dettagli riguardo a tutti gli elementi nelle mappe di gioco, accompagnata da questo passo avanti di decadi nell'art design che sembra unire infatti Iratus con il più antico modello Heroes of Might and Magic, creando un prodotto nuovo ed originale. Che si parli di punti di interesse strategici, oggetti o di incantesimi, movimenti delle unità nel campo di battaglia o le stesse animazioni che esse andranno a riprodurre durante gli scontri, fino al character design e il faction design, perché ci sono tantissimi elementi nuovi, unici, mai visti prima nella saga, che contribuiscono a generare in vecchi fan come il sottoscritto un interesse sempre maggiore, con la speranza che gli sviluppatori di Unfrozen Studios mantengano non solo le promesse, ma rispettino le aspettative della player base più anziana nel merito di ciò che ha reso grande la saga di Heroes of Might and Magic come strategico a turni. La crescita ed evoluzione delle nostre città e castelli in Heroes 3 era fondamentale per aiutare l'immersione e per rappresentare anche dei punti di svolta all'interno delle nostre partite a livello strategico. Purtroppo questo elemento era passato in secondo piano nei successori di Heroes 3, sempre di più. Vedere il ritorno di questa meccanica fa ben sperare. Come anche fa ben sperare la possibilità di rivivere l'immersione con i nostri eroi esattamente come in passato. Certo, seguendo eventualmente delle narrative legate alla loro personalità, alla loro storia, al loro concept art all'interno del gioco stesso, ma garantendoci anche quella libertà che era propria alla saga, cioè immaginarci noi stessi la nostra realtà narrativa, soprattutto nelle campagne in schermaglia o multiplayer. Vorrei osare con l'affermare che se c'era un punto di forza unico di questo pilastro della strategia a turni, era proprio la possibilità di inventarsi la nostra immersione, perché alla fine ogni fazione, per quanto stereotipata o stilizzata fosse, rappresentava esattamente qualcosa di specifico nelle nostre menti. Sono sicuro che Unfrozen Studios, e perdonatemi il gioco di parole, stia scongelando un capolavoro dal passato videoludico con tale rispetto ed amore che è praticamente impossibile prevedere nient'altro se non un successo. Loro si definiscono, e non lo dubito assolutamente, dei giocatori esattamente come tutti noi. Quindi ho piena fiducia nelle loro capacità di regalarci un titolo che non solo al lancio, ma soprattutto nel corso degli anni, con aggiornamenti e contenuti successivi, sia in grado addirittura di superare Heroes 3 in longevità e qualità, ovviamente si spera. La community, però, va detto, è ancora, per quanto molto invecchiata, presente ed attiva, tant'è che ha fatto già notare un sacco di cose agli sviluppatori, i quali hanno dimostrato non solo una cura ai feedback fenomenale, ma anche una sagace autoironia. L'esempio perfetto che mi viene in mente, che vi voglio citare, è quello del sangue. Hanno deciso di ascoltare il feedback della community che si era manifestato sui social
Unreal e hanno deciso di aggiornare a seconda della tipologia di creatura l'animazione di danno ricevuto e l'eventuale liquido o componente perso dall'unità colpita. Seguirò con interesse questo Early Access. Per ora questo è quanto.